iscritti al canale. Dai, che è gratuito. Su, aiutateci a crescere. Oh, è semi-lockdown, per cui perché non prendere il kayak e andare al lago dove siamo distanziati socialmente? Il kayak è ecco, questo è il nostro, del Covid. il nostro kayak Inuit 3 posti. Lo trasportiamo su questo carrellino tipo spesa e poi il resto lo portiamo. Comunque pian piano ci attrezzeremo meglio, soprattutto per quanto riguarda le pagaie. E questo è il lago di Annone, è la parte piccola, quella un laghet come viene chiamato, mentre dall'altra parte c'è il lago di Oggiorno. Fa sempre parte del lago di Annone, però c'è questa distinzione, poi vi spiegherò meglio perché. E ora la pellegrinetta ci farà vedere come si prepara il kayak. Però prima di tutto bisogna mettere le pinne. Tieni, prendi, fatti una presa. Sotto il kayak ci sono le pinne o skeg. Questo è il modello precedente a quello attualmente in commercio, per cui vanno messe a kayak sgonfio, perché col kayak gonfio non si riesce, mentre quello attualmente sugli scaffali si possono mettere anche al kayak completamente gonfiato, per cui in questo il nuovo modello è più pratico del nostro. Quindi altra pinna. Una metà. Ok. Perfetto. Dietro c'è il portapacchi. Rispetto a quello attualmente in commercio, il nostro ha un vantaggio perché il nostro portapacchi è regolabile al dietro e ha anche queste chiusure, per cui se voglio mettere sotto qualcosa di molto voluminoso posso staccarlo, infilare sotto uno zaino molto grande e poi regolare queste chiusure in modo da tenerlo fermo, mentre quello attualmente in commercio è cucito, per cui la misura ce lo teniamo così. Sopra abbiamo il cavi del portapacchi, possiamo aggiungere altro carico, e ricordo che il carico utile di questo kayak è 230 kg, compresi ovviamente degli occupanti. Via, passami e tu comincia pure a pompare. Vado? Vai, piedini sulla... Vabbè, la posso fare. Esatto, è una pompa a doppia azione, praticamente è un cilindro da 2,6 litri che va via ogni tanto, che funziona sia in compressione che in estensione. Puoi anche alzarlo di più, lo stantufo, sì, brava. Così è più alto di me. Questa parte, sì, vai, questa parte la velocizziamo o la tagliamo. Ok, ci sono 3 camere d'aria separate, una laterale, il fondo e l'altra laterale. Questo è un kayak rivestito, come potete vedere dalla cerniera, dentro ci sono le camere d'aria e fuori c'è questo tessuto molto resistente a prova di strappo, e aprendolo abbiamo accesso alle camere d'aria interne che possono essere sostituite alla bisogna nel caso, perché la Decathlon vende i ricambi, non costano neanche tanto. Si fa fatica, eh? Sì. O pompa? Il fondo è fatto, abbiamo cominciato prima a gonfiare uno dei 2 tubolari e poi anche l'altro, poi si lasciano assestare un attimo, non si gonfia tutto alla massima pressione, e poi con calma si arriva a 1,5 psi. Qui c'è il manometro, si arriva a 1,5 psi. Lago. Questo è fatto. Olè. E ora finiamo anche là. Ok, ora dobbiamo sistemare i seggiolini. Però prima vi faccio vedere un'altra differenza tra il nostro kayak vecchio modello e il modello nuovo. Noi abbiamo incorporato alle maniglie i reggi pagaia, mentre il modello nuovo non li ha più. Per cui se abbiamo bisogno di liberarci un attimo le mani, oppure semplicemente quando è omeggiato, noi possiamo fare così. Nel modello nuovo non si può più fare. Ora è sempre nuovo e più nuovo è evoluto. meglio. Ora gonfiamo i seggiolini.
Se potete vedere, in dotazione alla pompa ci sono diverse boccole. Questa è la boccola per i tubolari, per il fondo, questa è la boccola per i seggiolini e questa è la boccola per un eventuale kayak ad alta pressione, che non è il nostro caso. Poi farei vedere un'altra differenza. Un'altra differenza è che sui nostri seggiolini c'è la reticella posteriore per poter mettere dei piccoli oggetti e sui seggiolini nuovi non c'è più. Però in compenso sui seggiolini nuovi, vieni qua, hanno migliorato questa valvola, l'hanno fatta simile alle valvole posteriori delle camere d'aria, però tutto sommato questa valvola funziona, fa il suo lavoro, per cui non è un grosso difetto. Tanto che lui continua a gonfiare, io vi faccio vedere il lago di Annone. C'è un po' di cielo coperto, ma ci hanno assicurato il meteo. Un'altra delle differenze rispetto al nuovo modello è che il nostro modello viene conservato ancora nel vecchio borsone, mentre il nuovo modello ne ha uno diverso che è fatto a zaino con delle cinghie, non sono imbottite, però ha cinghie e zaino, per cui è un po' più facile da portare. Noi ci siamo dotati di carrellino pieghevole che, come potete vedere, ci sta comodamente dietro il kayak. Questo è il nostro contenitore stagno, qui abbiamo posto per lo zaino. Il kayak è pronto, non resta che metterlo in acqua. Lì vedete il carrellino, zaino, contenitore stagno sotto il portapacchi, pompa assicurata ai legacci, le nostre pagaie, e qui l'abbigliamento della pellegrinetta: guanti in neoprene, giubbotto di salvataggio e giacchine impermeabili, pantaloni impermeabili e calzari di neoprene. Questi pantaloni sono sovrappantaloni da nave, cioè da vela si chiama. Vela. E sotto c'è una calzamaglia di quelle che usiamo da per correre. La maglia è quella che usiamo. Va bene, bando agli indugi, entriamo in acqua.